Cosa mangerete a Capodanno? Aragosta? Caviale? Ostriche? Pasta al tartufo? Tutti cibi che oggi sono considerati prelibati, ma che un tempo erano ritenuti disgustosi, appena commestibili o comunque da morti di fame. Cibi che un tempo costavano pochissimo e che i nostri antenati odiavano, ma che mangiavano per sopravvivere, oggi sono alimenti di lusso che noi comuni mortali possiamo permetterci di mangiare 1 o 2 volte l'anno. Scopriamo quali sono e cosa li ha resi improvvisamente da scarti che ti tiravano dietro a buco nero del tuo stipendio. L'aragosta, molto buona, almeno per noi, ma non altrettanto bella. Era considerata infatti lo scarafaggio dell'oceano. E in effetti le aragoste sono antropodi, insetti imparentati con scorpioni e simili. Si dice che un bell'aspetto aiuti nella vita, ma nel caso delle aragoste era il contrario. Erano considerate così brutte che nessuno voleva mangiarle e questo permetteva loro di prosperare nei mari. L'oceano ne era pieno, tanto che potevi pescarle facilmente. Cosa che però non rendeva felici i pescatori, che le vedevano come dei parassiti che rovinavano le battute di pesca. Le aragoste generalmente venivano date a coloro che erano poveri di terra e ai prigionieri. La maggior parte delle persone non le vedeva nemmeno come commestibili. Gli agricoltori le compravano per usarle solo come fertilizzante nei raccolti. Questi crostacei erano serviti come pasto ai carcerati, i quali sostenevano fosse una punizione troppo crudele. E così pensava anche la legge, tanto che per salvaguardare i galeotti da questo castigo inumano, in alcuni casi fu impedito di servire l'aragosta ai prigionieri più di 2 volte a settimana. Nel Maine la servitù si unì in una rivolta perché i padroni gli facevano mangiare troppe volte l'aragosta. Per loro era un abuso e chiesero che l'aragosta fosse servita non più di 3 volte a settimana. C'è da dire che in passato molti mangiavano le aragoste raccolte in spiaggia, le trovavano già morte, quindi il sapore non era certo quello di un'aragosta fresca. L'aragosta cambiò reputazione dopo l'invenzione della ferrovia, quando i treni consentirono più facilmente il trasporto di merci provenienti dalla costa. Le persone che vivevano lontano dal mare non avevano mai visto un'aragosta e i commercianti del Midwest approfittarono della loro ignoranza per convincerli che fosse un piatto esotico e ricercato. Così divennero un alimento pregiato venduto a caro prezzo. E non è cambiato molto da allora. L'aragosta rimane uno dei cibi più costosi e come i nostri antenati siamo disposti a pagarle anche 100 euro al chilo. I tartufi, rari e costosissimi, emblema del lusso. Ma una volta i tartufi erano conosciuti in tutto il mondo come funghi stupidi. Erano incredibilmente economici, tanto da essere serviti come condimento da poco. Si narra che Napoleone perse quasi il controllo del proprio esercito perché per ridurre i costi fece servire per 1 mese ad ogni pasto ravioli al tartufo bianco. Quando i suoi capitani si lamentarono, cambiò rapidamente il menù prima che causasse un ammutinamento. Il foie gras. Il foie gras, per chi non lo sapesse, è il fegato di anatra o di oca fatta ingrassare con alimentazione forzata. L'alimentazione forzata induce una crescita abnorme del fegato e un aumento di grassi nelle cellule epatiche, noto come steatosi. Il foie gras è molto calorico e gelatinoso e ha un sapore meno intenso dei normali fegati di anatra e di oca. La produzione di foie gras è illegale in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, compresa l'Italia, perché è considerata una crudeltà verso gli animali. Ma è un piatto famoso in Francia, dove viene ancora prodotto. Considerato un cibo da ricchi, viene servito nei ristoranti di lusso anche come crema spalmabile. Oggi viene venduto a circa 100 euro al chilo, ma in antichità valeva poco. Le sue origini risalgono agli egizi, che davano da mangiare forzatamente alle oche. Il foie gras non era considerato niente di eccezionale, era solo una parte dell'oca.
La pratica di produzione è stata tramandata a tutti i popoli del Mediterraneo, tra cui i greci e i romani, che lo mangiavano ai loro banchetti. Il foie gras divenne così simbolo di eleganza e acquistò valore, ma nel Medioevo passò di moda. Le oche scomparvero dalle tavole europee, sostituite da altri animali come il maiale o la pecora, ma gli ebrei continuarono a tenere viva la pratica di ingozzamento delle oche che avevano imparato dai romani durante la colonizzazione romana della Giudea. Furono quindi gli ebrei a far riscoprire al mondo questo piatto che era scomparso. Nel 1570 il cuoco di Papa Pio V lo assaggiò in un ghetto ebraico e poi lo ripropose al pontefice, che lo trovò delizioso. Una vicenda analoga accadde alla corte del re di Boemia. Così a poco il foie gras divenne uno dei piatti più apprezzati alla tavola di principi e re europei e la sua produzione riprese in tutta Europa, diventando un piatto da aristocratici. La rana pescatrice, uno dei pesci più brutti che ci siano nell'oceano. Sembra un pesce normale che è stato investito da un camion. Fino agli anni 80 la rana pescatrice era considerata un pesce spazzatura. Nel New England, quando venivano catturati nella rete, i pescatori li ributtavano in mare. Considerate inguardabili, in Francia era vietato venderle con la testa ancora attaccata, per non spaventare la gente. Dopo il successo dell'aragosta, venne soprannominata l'aragosta dei poveri, fino a quando, negli anni 80, alcuni chef sperimentali si accorsero che il fegato della rana pescatrice aveva un sapore simile al foie gras. E così iniziò ad essere apprezzata, e non solo per il suo fegato, ma anche per la sua carne. Ebbe un destino simile all'aragosta, è diventata un piatto raffinato servito nei ristoranti di lusso di tutto il mondo. Un tempo dovevano pagarti per mangiarla, oggi è uno dei pesci preferiti dagli chef famosi per i suoi sapori teneri, delicati e appaganti. Le ostriche, prima che gli oceani si inquinassero al punto che la vita marina cominciasse a morire, le ostriche erano ovunque. Erano così comuni che i poveri, se non avevano niente da mettere in tavola, andavano al mare a raccoglierne a secchiate. Venivano date in pasto ai prigionieri, ai senza tetto e ai bambini orfani. In Inghilterra, se eri così disperato da mangiare le ostriche, potevi comprarne a barili per pochi centesimi. Erano poco nutrienti, dovevi mangiarne parecchie per saziarti e se non erano fresche rischiavi di stare in bagno per ore. Fino all'inizio del XIX secolo nessun riccone se le sarebbe mangiate. Poi avvenne il disastro. Le ostriche sono molto sensibili all'inquinamento. Così, quando in Inghilterra, verso la fine del XIX secolo, le fabbriche inquinarono i corsi d'acqua, le ostriche iniziarono a morire a frotte. Dato che a quei tempi nessuno capiva veramente l'ecologia, pensarono di risolvere il problema prendendo le ostriche da altri paesi e buttandole semplicemente in acqua. Le ostriche straniere morirono quasi tutte, ma non prima di aver diffuso tutti i tipi di malattie alla fauna marina locale. Questo ha ucciso ancora più ostriche locali, rendendole ancora più rare. E ciò ne fece salire il prezzo in Inghilterra, ma circa lo stesso fenomeno si verificò in tutto il mondo. I ricchi iniziarono a mangiarle solo per mostrare che potevano permettersele. Le ostriche ora non sono più in pericolo, le alleviamo, quindi l'offerta si è ripresa molto tempo fa. Tuttavia sono rimaste un cibo pregiato e sotto i 20 euro al chilo non sono considerate di qualità. La quinoa. In Perù e in altri paesi sudamericani dovevi essere veramente povero per mangiare la quinoa. Solitamente i ricchi peruviani non volevano essere visti mangiarla perché è considerata appunto per poveri, ma da 15 anni a questa parte le persone attente alla salute hanno scoperto i vantaggi della quinoa, facendola diventare sempre più popolare e arrivando a un prezzo di circa 8 euro al chilo. Si è trasformato quindi in un alimento per ricchi salutisti e hipster. Il sushi. C'è stato un tempo in cui il sushi era l'alimento tipico dei pescatori giapponesi, quindi un cibo povero. Il sushi in origine era un modo per conservare il pesce. Non esistendo la refrigerazione, il pesce veniva coperto da riso fermentato, che consentiva di farlo rimanere fresco per più tempo. Il riso non si mangiava, almeno fino al XVII secolo, quando i giapponesi sostituirono il riso fermentato con il sake o l'aceto. Veniva così assemblato
preparato in modo che il riso e il pesce potessero essere consumati nello stesso momento. Nel XVIII e XIX secolo il sushi era diventato un cibo da strada in Giappone. Veniva preparato e venduto da bancarelle che avevano una tendina bianca. I clienti si pulivano le mani su questa tendina, quindi per capire chi vendesse il sushi migliore bastava guardare la bancarella che aveva la tendina più sporca. Capite da soli che non era considerato un cibo raffinato. Il sushi piaceva molto alla gente e i produttori cominciarono a creare pezzi sempre più piccoli e curati. Tuttavia fu solo dopo la seconda guerra mondiale che i prezzi del sushi si alzarono parecchio. Si crede sia successo perché gli chef di sushi utilizzarono pesce più pregiato per impressionare i viaggiatori dall'estero e si impegnarono a creare delle piccole opere d'arte culinarie. Il prezzo del sushi subì un'impennata negli anni '80, quando divenne il cibo preferito dall'elite culturale e dai dirigenti di alto livello. La polenta. Come penso sappiate, è un alimento fatto di farina di mais o di altri cereali. È stato per molto tempo alla base della cucina povera del nord Italia, anche se veniva cucinata su tutto il suolo italiano. Chi poteva permettersi di mangiare quasi solo polenta di solito si ammalava di pellagra, una carenza di vitamine che causava demenza, problemi alla pelle, diarrea e morte. La cottura della polenta richiede anche un tempo molto lungo e la si deve mescolare continuamente per ottenere poi un piatto poco saporito, che dovrebbe essere accompagnato ad altro. Grazie agli chef famosi, ora la polenta è diventata un piatto elegante. Proprio perché è piuttosto insipida, è l'alimento ideale per dimostrare la propria abilità culinaria. Se riesci a farla gustosa, vuol dire che sei veramente bravo. La polenta è diventata così popolare all'estero che alcuni ristoranti raffinati hanno iniziato a creare cene totalmente a base di polenta. Il caviale, un alimento che si ottiene attraverso la lavorazione e la salatura delle uova di storione. Il prezzo del caviale al giorno d'oggi è qualcosa di assurdo. Al dettaglio varia tra i 1.800 e i 6.000 euro al chilo, ma in passato ha avuto una reputazione piuttosto altalenante e diversa a seconda della nazione. Il caviale faceva parte della normale dieta nella maggior parte delle aree con un'abbondante offerta di storione. Ci sono documenti risalenti al 1240 d.C. che dimostrano che il caviale era già ben noto in Russia, ma fu solo nel XVI secolo che iniziò a penetrare in Europa e in altre parti come un lusso per i reali. Fino al Medioevo, intorno al Mar Caspio, le uova di storione venivano servite schiacciate. Erano considerate un efficace sostituto della carne. I mezzi per prepararlo e conservarlo cominciarono a perfezionarsi. Man mano che il caviale diventava più delicato, iniziò ad apparire alla corte degli zar, dove acquisì la sua speciale nobiltà. In America, invece, non era affatto un cibo lussuoso. Nel XIX secolo, lo storione era così abbondantemente disponibile nelle acque americane che veniva abitualmente servito nei saloon locali come antipasto gratuito. Visto che era salato, avrebbe aumentato il consumo di bevande. Il caviale era addirittura servito ai detenuti ed era così poco apprezzato che fu la causa di diverse rivolte sanguinose. Un uomo incarcerato nella casa penitenziaria del New Jersey nel 1843 scrisse sul suo diario: "Non si può sopravvivere a lungo qui dentro. Il caviale è così cattivo, anche se servito con blini e crème fraîche. Faremo un'altra rivolta domani." Nel 1873 un immigrato tedesco stabilì un'attività di caviale in America e iniziò ad esportare in Europa. Ben presto altri lo seguirono e l'America diventò il più grande esportatore di caviale del mondo. All'inizio del Novecento lo potevi trovare nei ristoranti di fascia alta e lo storione venne sovrasfruttato fino al punto di estinzione. L'improvvisa scarsità causò un'impennata del prezzo del caviale, che divenne un lusso super costoso destinato solo ai clienti più facoltosi. Le grandi bistecche. Fino a pochi decenni fa, mangiare una bistecca di grosso taglio non era ben visto dall'alta società. I veri altolocati invece mangiavano una dozzina di piccole bistecche, inserendone il maggior numero possibile in bocca
perché l'ampiezza della bocca era un segno di prosperità. Il pregiudizio contro le grosse bistecche risale all'antico Egitto, quando accompagnate con le patate erano considerate una punizione umiliante per i bambini che si comportavano male. Le lumache. La chiocciola è uno degli alimenti più antichi della storia umana. Sono innocue e lente, quindi purtroppo per loro sono le prede ideali. Non si è mai smesso di mangiarle, ma nel corso della storia sono state considerate a volte pietanza di rara prelibatezza, altre volte un piatto da bifolchi. Sono anche state considerate un alimento impuro, perché così le giudicava Mosè nella Bibbia, oppure riservate solo agli ammalati. Erano apprezzate da greci e romani. Vennero rivalutate nel Rinascimento come carne di magro per il periodo quaresimale, ma nel XVII secolo a Parigi i gastronomi e i libri di cucina le rifiutarono, considerandole addirittura immangiabili. Rimasero un cibo povero fino al primo decennio dell'Ottocento, quando a causa di una carestia riconquistarono un posto d'onore alla tavola dell'alta società francese. Si racconta che il principe Talleyrand le abbia fatte servire con una preparazione particolare al banchetto in onore del zar di Russia Alessandro I. L'anguilla. Le anguille d'acqua dolce un tempo erano disponibili in abbondanza, ma erano così popolari che il loro numero si è ridotto drasticamente negli ultimi 30 anni, mentre la richiesta di anguilla è aumentata anche grazie al successo del sushi. Ora il prezzo delle anguille di allevamento è più alto che mai, ma rimangono un piatto di cucina popolare in Inghilterra, dove le puoi trovare anche dentro le torte cotte. L'aglio. Gli antichi egizi e gli indiani furono i primi a utilizzare l'aglio per le sue proprietà medicinali. Sembra che gli egizi dessero l'aglio ai propri schiavi per renderli più forti e capaci di svolgere più lavoro. Il suo valore monetario è aumentato più tardi, quando gli immigrati dall'Italia, dalla Germania e dalla Polonia hanno reso popolare il suo sapore. I funghi portobello. Questo tipo di funghi fu considerato troppo brutto e rugoso per essere venduto fino agli anni '80. Il loro prezzo è salito alle stelle dopo che gli diedero il nome italiano di fantasia portobello. Allora divenne trendy ordinare i funghi portobello, spesso chiamandoli in altri modi. Infatti si trovano anche scritti in maniera errata, come ad esempio portabella. Superata la diffidenza per la loro estetica, la gente si accorse del loro buon sapore e divennero un sano sostituto della carne da farcire con formaggio, verdure e pangrattato. Il Johnnie Walker Blue Label è un whisky considerato oggi top di gamma, che viene venduto a più di 160 euro la bottiglia, ma durante il Rinascimento veniva lasciato come premio alla servitù perché è considerato da poveri. Mentre i nobili sorseggiavano il Johnnie Walker Black Label, oggi considerato per qualità il secondo peggiore dei Johnnie Walkers. Burro di arachidi. Le arachidi una volta erano considerate adatte solo ai poveri e al bestiame del Nord America. Il loro costo è aumentato solamente negli ultimi anni e questo naturalmente ha influito anche sul prezzo del burro di arachidi. Il prezzemolo non è un alimento di lusso, ma mentre oggi lo si utilizza spesso in cucina, sembra che nel III secolo a.C. non piacesse a nessuno. Per noi oggi può essere sorprendente come alcuni cibi per noi di lusso fossero causa di malcontento e addirittura ribellioni. Devo aggiungere però che al di là della loro reputazione, mangiare lo stesso cibo tutti i giorni diventa nauseante anche se è il tuo piatto preferito. Quindi ci credo che poi erano veramente stufi e si ribellavano. E voi quale piatto costoso vi concederete a Capodanno? Fatemelo sapere in un commento. Io ora mi prendo una pausa dai video, non so bene quanto durerà, ma vi aggiorno comunque sui social, perciò seguitemi su Facebook, Instagram e TikTok. Buon anno!